Ciao, siamo su netbooknews.it, questa è la video recensione completa per il nuovo Kindle, l'ultimo ebook reader Amazon. È il lettore di libri digitali più economico della linea Amazon ed è disponibile in Italia per 79 euro da alcuni giorni. Come vedete, questo modello è nero e non più grigio come il modello uscito nel 2011, il retro è rivestito da una particolare superficie gommata che facilita la presa in questo modo, ma per il resto, tutto il resto del telaio è identico alla versione precedente, quindi abbiamo micro USB sul fondo, pulsantiera per gestire lo schermo perché questa versione non è touchscreen, l'altra è ancora disponibile su Amazon.it e al solito i pulsanti laterali per cambiare pagina. Ci sono però delle novità importanti da citare e riguardano soprattutto lo schermo. Resta un 6 pollici e-ink Pearl, quindi la stessa tecnologia usata in precedenza con la stessa identica risoluzione. Cambia però, ed è un fattore molto importante, la profondità dei neri. I caratteri sono più scuri e contrastano maggiormente con lo schermo, che sembra anche leggermente più bianco, ma potrebbe essere anche un effetto dovuto alla cornice nera. Questa nuova versione è anche molto veloce sia nel cambio pagina, come vedete, che nella gestione pura dell'interfaccia utente, che è davvero reattiva, vedete, e che permette di sfruttare con un certo comfort anche il browser web sperimentale. Per quel che riguarda la lettura vera e propria, restano le funzionalità viste nell'ultimo firmware, quindi abbiamo la possibilità di inserire note e segnalibri, tra l'altro possiamo anche condividerle con Facebook e Twitter, con gli account dei social network, possiamo accedere in Wi-Fi all'Amazon Store italiano e acquistare direttamente libri. Possiamo sfruttare 5 GB di spazio cloud messi a disposizione da Amazon per archiviare i libri. Possiamo modificare la grandezza dei caratteri e parte della formattazione, così come utilizzare lo zoom o aumentare e diminuire il contrasto nella gestione dei PDF. È anche interessante la funzionalità di rotazione dell'intera interfaccia grafica che ci permette di leggere dei PDF formattati per A4 in modo molto più agevole rispetto all'utilizzo alla lettura in verticale. L'interfaccia grafica così reattiva rende anche semplice utilizzare la piccola tastierina su schermo e riesce a far sentire meno l'assenza dello schermo touchscreen in questa versione non touchscreen. Di contro, credo che la gestione con questi piccoli pulsanti possa essere sicuramente meno intuitiva e forse creare qualche difficoltà a persone che si avvicinano per la prima volta all'utilizzo di un ebook reader e che magari non hanno dimestichezza con interfacce, layout e menu a tendina. In ogni modo, per 79 euro è assolutamente un ebook reader consigliato, anche perché la qualità costruttiva resta ottima, non è assolutamente da prodotto di fascia bassa, e perché l'ecosistema Amazon sta piano piano prendendo piede anche in Italia, quindi l'offerta migliora mese dopo mese. Credo che un ebook reader come questo non sia affatto alternativo all'acquisto di un tablet e soprattutto non penso che acquistare un Kindle significhi smettere di leggere libri o acquistare libri cartacei. I vantaggi che questo dispositivo offre si integrano anzi alla perfezione con la lettura tradizionale o con l'utilizzo di un tablet che è sicuramente migliore dal punto di vista multimediale ma che non permette il comfort di lettura tipico degli schermi e-ink. Bene, per maggiori informazioni su questo nuovo Kindle, per foto e considerazioni che non ho potuto fare in questo video, vi invito a leggere la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo.